parte di coloro che sono stati in Cina hanno probabilmente provato sulla propria pelle l'esperienza di partecipare a un brindisi con i propri commensali e la parola comunemente più usata per annunciare questo brindisi è ganpei, che letteralmente significa seccare il bicchiere. Infatti, quando si riceve questo invito bisogna vuotare tutto il contenuto del proprio bicchiere e la mancanza ad ottemperare a questo impegno risulta essere di cattivo gusto, quando non proprio di maleducazione. Questa non è l'unica regola del bere in Cina, infatti ce ne sono numerosissime. Ad esempio, il padrone di casa generalmente deve proporre il primo brindisi, mentre l'ospite più anziano o più onorevole generalmente deve proporre il brindisi successivo. Quando si versa il liquore al proprio commensale, bisogna farne versare un po' anche fuori dal bicchiere, come gesto di ringraziamento alla natura per i suoi doni generosi. Quando invece ci si trova a brindare con il proprio commensale, si usa mettere la mano al di sotto del proprio bicchiere e abbassarlo durante il brindisi più in basso del livello del bicchiere dell'altra persona, in segno di rispetto. L'altra persona, per reciprocità, tenderà ad abbassare a sua volta ancora di più il proprio bicchiere, creando così una sorta di gioco di chi dà più rispetto e onore all'altro commensale. Il liquore più utilizzato per i brindisi in Cina è il baijiu, che è considerato di buon auspicio e insomma un portafortuna per i brindisi. Ma cos'è il baijiu? Il baijiu essenzialmente è un distillato a base di cereali fermentati che prendono il nome di qu e possono includere sorgo, ma anche riso, frumento, miglio e altri tipi di cereali. La sua gradazione alcolica generalmente si attesta al di sopra dei 50 gradi e ne esistono vari tipi a seconda di ingredienti e intensità aromatica. Per tracciare la storia del baijiu dobbiamo prima tornare indietro fino al 7000 a.C., quando non lontano dalle sponde del fiume Giallo viene inventata la prima bevanda alcolica registrata nella storia umana. Nei secoli successivi viene consolidata questa tecnica e viene inventato il qu, quell'insieme di cereali fermentati a cui accennavo prima. Nel frattempo nasce Confucio, che nella sua filosofia invita alla moderazione nel bere, mentre nel 700 d.C. nasce Li Bai, quello che forse è il più importante poeta della storia cinese, conosciuto come poeta ubriacone, che insieme agli altri degli Yinzhong Paxian, gli 8 immortali della coppa di vino, trova nell'alcol l'ispirazione per le proprie poesie. Ma la bevanda da loro utilizzata è quella che veniva chiamata jiu e che per estensione andò a riferirsi a tutte le bevande alcoliche esistenti, ma corrisponde all'antenato di quello che è oggi il Huangjiu, il vino di riso giallo. Per il baijiu dobbiamo aspettare il XIII e XIV secolo d.C., quando lungo le strade del gigantesco impero mongolo di Kublai Khan, dal Medio Oriente, la tecnica della distillazione viaggia fino ad arrivare in Cina. Nasce così il baijiu, che a partire dall'epoca Ming diventa la bevanda alcolica più apprezzata dai cinesi e lo resta fino ai giorni nostri. Basti pensare che nel 1972 fu proprio con il baijiu che Richard Nixon e Zhou Enlai brindarono al riavvicinamento tra la Cina e gli Stati Uniti d'America. L'alcol, come avrete intuito, in Cina è all'interno di un sistema molto vasto e molto complesso di rapporti sociali e rapporti di potere, che possono essere esemplificati anche nelle 5 relazioni confuciane, tra cui ricordiamo quella tra giovane e vecchio, tra padre e figlio, tra sovrano e sottoposto. E quindi l'alcol è uno strumento di potere. Bevendo, una persona si rende vulnerabile e abbassa la guardia in un certo senso, e proprio in quel momento i cinesi riescono a costruire e ad allacciare un rapporto di fiducia, seguendo il concetto per cui se posso fidarmi di te quando hai bevuto, allora posso fidarmi di te sempre. Proprio per questo motivo l'alcol e il baijiu sono particolarmente importanti nella cultura degli affari in Cina e nella cultura del business. Infatti la maggior parte dei grandi affari sono raggiunti davanti a una bottiglia di baijiu. L'importanza che ricopre l'alcol in quelle che nella cultura cinese sono le dinamiche di potere o di status sociale, per esempio quella della faccia, la mianzi,
ci porta a riflettere sulle principali differenze che ci sono nella cultura del bere tra Cina e culture occidentali. In Occidente, per derivazione dalla cultura greca, il focus è tutto spostato sulla bevanda stessa, che deve essere degustata coinvolgendo tutti i sensi per apprezzarne tutte le caratteristiche organolettiche e inebriarsi. In Cina, invece, ancor più che in Occidente, l'alcol è soltanto uno strumento sociale e di convivialità, ed è uno strumento per veicolare un messaggio, per stabilire delle relazioni sociali o per consolidare dei rapporti di potere. Il focus quindi è interamente spostato sul destinatario del messaggio che vogliamo inviare con l'alcol e con il nostro brindisi.